Fuori. Siamo qua insieme a un ospite importantissimo stasera che darà un contributo, penso, molto importante in termini di giudizio, di analisi, ovviamente dal suo punto di vista sul progetto in cui io mi sono impegnato e come movimento contro il Green Pass stiamo portando avanti e questo ospite d'onore è Corrado Malanga. Buonasera Corrado. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, niente, io ho visto sulla base delle vecchie interviste che Corrado ha fatto qualche mese fa con altri studenti, avendo visto un po' il suo punto di vista molto interessante e in linea con il mio, gli chiedo che cosa ne pensa di quel progetto che sta portando avanti. Per chi non lo conosce, io da qualche mese, insieme ad altri ragazzi, ma anche delle vere persone di tutte le età, abbiamo cominciato a creare un gruppo di autosufficienza che all'inizio la priorità appunto è quella alimentare e quindi ci vediamo tutte le settimane, abbiamo cominciato a fare un orto, poi metteremo piante da frutta, abbiamo due terreni, uno in montagna vicino a Berceto e uno a Ozzano Taro. Comunque siamo nella provincia di Parma e quindi appunto orti, galline, animali di tutti i tipi e poi dopo più avanti farà anche legna, tutto quello che riguarda appunto la sopravvivenza, anche energetica, l'autosufficienza nella natura e poi la convivialità perché è un aspetto molto importante da recuperare perché come poi Corrado ci spiegherà, l'università manca di convivialità, cioè è tutto. Cosa ne dici di questo Sì, aspetto? sì, sì, assolutamente. Io non posso che essere d'accordo su iniziative di questo genere perché in realtà, devo dire, noi neanche le abbiamo scelte. Le ha scelte l'entropia che ci circonda. Sapete, io parlo sempre dell'entropia, mi Sì, riempo sì. la bocca col concetto Sì. di entropia e scopro che mano a mano che vado avanti, la gente non ha capito che cos'è l'entropia. L'entropia è una forza della natura, dell'universo, che ci spinge a fare determinate cose ed assumere comportamenti entropici. L'entropia aumenta sempre, come abbiamo detto, e dipende dalla simmetria dell'universo. Quindi, mano a mano che l'universo diventa sempre più simmetrico, le nostre azioni producono simmetria, l'entropia aumenta e noi cerchiamo di crearci una vita che, nonostante i nostri sforzi vadano in una certa direzione, l'entropia comunque ci porterà in un'altra direzione. Cosa sta succedendo ora, per esempio, con l'aspetto pandemico che stiamo vivendo? Noi forse crediamo di aver scelto fare un progetto come il tuo, Mhm. ma in realtà è qualcosa di cosmico che ci spinge in quella direzione. E vorrei fare un esempio preso dalla Mhm. chimica. Ok. Se voi ci avete una provetta piena d'acqua e ci mettete un po' di alcol etilico, che serve per fare i liquori, Mhm. l'alcol è completamente solubile nell'acqua, non si vede nessuna differenza. Ma a un certo punto vogliamo fare un miracolo. Prendiamo del sale da cucina, lo buttiamo dentro la provetta, sbattiamo energicamente tutto fino a che il sale non si scioglie e miracolo, l'alcol etilico si separa dall'acqua. Che Certo. cosa è successo? In termini chimici è successo che l'acqua ha visto il sale e ha preferito solvatare il sale, scioglierlo, andare addosso al sale. E così l'alcol etilico si è trovato nudo dalle molecole di acqua e si è trovato insolubile nell'acqua, cacciato via. Cosa succede con la pandemia? Con la pandemia succede qualcosa che sembra anti-entropico, cioè Mhm. una separazione tra persone che vivono in un certo modo e con una certa mentalità e persone che hanno una mentalità contraria. Che ne so, vogliamo chiamarli Provax e Novax? Va benissimo. Come mai questi si sono separati? Sebbene l'entropia invece favorisca proprio con le formule a Mhm. nostra disposizione, che sono le formule di Boltzmann, il contrario. Mm. L'entropia è aumentata sempre anche durante questa separazione. Ma che cosa è successo? Abbiamo dovuto introdurre il sale che era il vaccino. Mhm. Quando nella società è stato introdotto il vaccino, una società fatta di persone che erano tutte di un unico gruppo, ebbene, alcune di queste persone, le molecole di acqua,
si sono attaccate al vaccino in modo incredibile e si sono coagulate attorno a questa cosa, lasciando le altre persone fuori. Cioè la separazione è stata una separazione non causale, ma una separazione che ha aumentato l'entropia, perché il sale preferisce essere solvatato dall'acqua e non dall'altro. Il vaccino preferisce andare dove c'è speranza per lui di essere preso e comprato, cioè da coloro che sono pro-vax. In questo istante si è creata la separazione della società. Certo. Questa separazione è quindi una separazione ancora entropica, perché l'entropia si è alzata. Che cosa è successo? Vediamolo da un altro punto di vista. L'universo ha capito che in qualche modo degli stupidi se ne doveva liberare. In qualche modo. E lo ha fatto in automatico, pensate. A questo punto però c'è anche un proseguo. Come andrà a finire questa storia? E la storia è molto semplice. La minoranza, che sono coloro che sono stati espulsi dalla società, per forza di cose, come dice l'economista Galloni, sono costretti a costruirsi una nuova via per loro, costruendosi un loro habitat con delle regole che non sono quelle che avevamo fino a ieri. Regole economiche completamente diverse, principi economici diversi. Economia vuol dire una cosa, come ci ricorda Malvezzi, una cosa fondamentale. Economia è il nome del posto, cioè se tu non sai dove abiti, sei fregato. Certo. L'economia è una cosa, la finanza è un'altra cosa. Noi vogliamo vivere in un regime economico, non in un regime finanziario. Lasciamo il regime finanziario a coloro che hanno deciso di far soldi alle case farmaceutiche. Esatto. Non è il nostro. Noi non abbiamo scelto, noi siamo stati buttati fuori. Cioè l'acqua ha espulso l'alcol etilico, i vaccinati hanno espulso i non vaccinati. Noi veramente non abbiamo fatto niente e quindi siamo costretti a costruirci una società che sarà sicuramente una società, io ritengo, assolutamente migliore, perché non si basa più su quelli che sono i rapporti di falsificati, che sono di falsificazione anche non solo di tipo economico, ma di tipo di contatti, di programmazione neurolinguistica. Le persone usano un linguaggio che era diventato un linguaggio convenzionale, dove la gente ha paura delle parole e interpreta le parole in modo completamente diverso. Basta guardare la televisione usa le parole ma le sbaglia tutte, perché non dice la verità, non dice le cose reali, quindi usa le parole per farti credere che ci sia un'altra realtà che non è quella corretta. Noi siamo stati buttati fuori. Noi diciamo che l'universo, da un punto di vista entropico, a questo punto ha detto: ma se non lo fai da solo te lo faccio fare io. Ti ha obbligato una volta. Questo è il momento in cui le cose accadono. Dicevano gli antichi greci che avevano 3 dimensioni del tempo, 3 idee: il tempo atmosferico, il tempo cronologico, cioè l'evolversi degli eventi, e poi il fatto. È il momento che le cose accadono, non si può più tornare indietro. Ci pensa l'entropia. Quindi la scelta, per esempio, che voi avete fatto con questa idea, che non è un'idea, ma diventa una ideologia, cioè qualcosa di molto più importante, è qualcosa che noi abbiamo fatto, ma in realtà non è colpa nostra. È vero, sì. Ce l'ha fatta fare l'universo per vero. forza. È vero, sì. Ecco. È vero. E da questo punto di vista, come finisce? È semplice. La minoranza, cioè noi sostanzialmente, creeremo una società diversa, una società più forte, perché basata su valori veri, reali, quelli della natura. Certo. E gli altri cominceranno ad ammalarsi, non faranno più figli, perché il vaccino gli avrà distrutto gli organi genitali, soprattutto a quello che dicono le statistiche e i dati sui vaccini e le femmine incinte in questi giorni, vaccini che ovviamente il mainstream non ti dice. E mano a mano quella società, che rappresenta il 75-80% della gente, morirà. Certo. E la natura si sarà purificata in automatico.
Sì, perché la natura non guarda in faccia a nessuno. Se sei adatto e sai andare avanti, se segui le sue leggi, vieni risparmiato e vai avanti, altrimenti non gli interessa niente, né il colore della pelle, niente, gli interessa soltanto se tu la freghi e pensi di essere più furbo di lei nelle sue leggi, finirai male a un certo punto perché Certo, la e natura è io dentro di noi e quindi... la natura è dentro di noi siamo la natura, come dico sempre io, noi siamo i costruttori del nostro universo e noi abbiamo deciso di costruirci un universo, di non abbandonare la barca ora, anzi, ora è il momento di tirarsi sulle maniche, è un momento storico, è stata una grande occasione, una grande opportunità la pandemia, perché non solo ci dà ora storicamente il là a quella che è la rivoluzione della coscienza, l'unica rivoluzione che non avevamo mai fatto. Noi abbiamo fatto tutte le rivoluzioni, la rivoluzione sociale, la rivoluzione economica, la rivoluzione militare, la rivoluzione ecclesiale, eh, la militare ovviamente. L'unica rivoluzione che non abbiamo fatto, e finora tutte le rivoluzioni non hanno funzionato, È vero. l'unica che ci manca è la rivoluzione della coscienza. A questo punto l'universo ha detto ora o mai più, si fa ora e praticamente noi ci siamo creati una situazione ob torto collo che chiamiamo pandemia erroneamente, Mhm. dove stiamo imparando una certa serie di cose, a vedere fuori con degli occhi diversi, a vedere come non l'avevamo mai vista, a vedere una cosa che siccome non volevamo vedere, l'entropia ci ha obbligato a vedere che l'amicizia che noi credevamo che ci fosse tra un tizio e l'altro non c'è, a capire che gli italiani si meritano il governo che hanno perché è lo specchio della loro inutile mentalità. Vero. L'italiano sostanzialmente ha la necessità di dare ad altri la responsabilità delle proprie azioni e questo lo fa in tutti i campi, non solo economico, politico, militare, religioso. Ci penserà Dio, ci penserà il commercialista, ci penserà l'avvocato, ci penserà il medico a guarirmi. Invece in una società come la tua, quella che stai Mm, tentando di certo, costruire te e che mi trova assolutamente d'accordo, ebbene, la prima cosa che si vede è che ognuno è caricato di un sacco di responsabilità è per mandare vero, è avanti la vero, baracca, tua e di tutti, è come vero. mai è stato prima. Questa è la rinascita di questo pianeta. Sì, sì, perché il fatto di deresponsabilizzarsi, delegare sempre ad altri, anche solo il fatto, per esempio, che io con la mia attività agricola, le prime cose che ho voluto fare sono state appunto quelle di produrmi il cibo da solo, quindi io non ho problemi neanche a uccidere un animale per nutrirmene, l'importante è non farlo soffrire, per esempio le galline, ho fatto anche un video dove mostro, penso che sia l'unico video su YouTube, come uccidere una gallina senza farla soffrire. Molti mi hanno criticato, ma il 70% invece hanno apprezzato molto, e perché non sembra una stupidata, ma in questo periodo molti se lo sono chieste queste cose perché è inevitabile, perché no, allora io non voglio adesso per esempio eh, fare insegnamenti su come uno deve alimentarsi, però guardando la natura, cioè al di là di ogni dogma e, e opinione che uno può avere in termini di dieta, se io vivo qua, è proprio questa latitudine, e vai in un bosco adesso, vai in giro, ti renderai conto che proprio nella natura nuda e cruda non trovi molto da mangiare se non uccelli che volano, animali che corrono e pesci nell'acqua. Quindi anche il fatto di essere vegani sono cose che funzionano magari verso l'equatore dove la frutta e altre cose sono disponibili, perché l'agricoltura stessa è in realtà una grande contronatura. Sì, 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 io a questo proposito sono dell'idea che ognuno dovrebbe mangiare le cose che ha in quel posto. Esatto, Cioè io, sarà perché a me i kiwi mi fanno schifo, che io dico, ma se li mangino i kiwi dove stanno sti kiwi? Perché esatto, evidentemente a loro sono ricchi di quelle sostanze che a loro servono. In Italia mangiamoci gli aranci, che sono più buoni, esatto. secondo il mio modesto punto di No, 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 vista. certo. Ecco. Però io adesso volevo dire una cosa sulle arance, perché l'arancio, per esempio, se tu vivi al nord, ti dicono contiene molta vitamina C, ci fanno anche le campagne per i tumori, però se tu lo metti fuori dalla finestra qua il giorno dopo è marcio. Eh sì, Invece se vivi in Sicilia,
Io non vorrei che questa cosa delle arance fosse più un business che un altro, nel senso, quelle che Eh, dal sud vengono importate, no. Perché in realtà da noi, che ha molta più vitamina C e che c'è proprio d'inverno, c'è la rosa canina. certo, certo. Per dire, oppure le verze, le verdure invernali. Quindi in realtà, però, per esempio, io sono una persona che d'inverno, ok, che faccio l'orto, eccetera, però d'inverno mangio molto più animali che non d'estate, perché è molto più ampia che Certo, d'inverno, certo, almeno qui. certo. Qui. Quando si va in là nel tempo, e così sto parlando dall'uomo della pietra a oggi, Mm. facciamo da 40.000 anni fa, giungiamo fino ai nostri tempi, in quella parte di storia che noi crediamo di conoscere, ma che mi sembra di vedere ogni giorno è stata scritta in modo sbagliato, ma questa è un'altra parentesi. L'uomo ha cambiato dieta molte volte. C'è Sì, stato un periodo in cui l'uomo della pietra era completamente vegetariano, certo, peraltro. certo. Ehm, ehm, e quindi noi ci siamo dovuti adattare alla situazione e ora, in questo istante, siccome quello che mangiamo siamo anche noi, Mm. e tutto diventa un processo coscienziale, anche la dieta. Cioè io ritengo che uno può essere vegano, ma deve saperlo fare con consapevolezza. Perché? Io ritengo che se uno è vegano ma non ha consapevolezza, ma lo fa solo per moda, ci muore. Vabbè, certo, Se sì, sì. se invece uno mangia chiodi fritti e però ha una consapevolezza elevatissima, campa È perfettamente. vero, sì. Il massimo è quello che si vede in pochi personaggi che io ho minimamente studiato nella storia e che hanno fatto anche dei filmati su YouTube, sono stati analizzati da diversi ospedali, eccetera. Questi signori non mangiano assolutamente, non Mm. mangiano e non bevono e vivono benissimo da decine di anni. Sì. Allora te dici com'è possibile questa cosa? Perché noi siamo i creatori del nostro universo. Sostanzialmente noi non siamo ancora preparati a una cosa del genere, ma a mano che andiamo avanti, ecco che noi siamo quello che mangiamo. E quindi se per noi è utile e noi crediamo che ci faccia bene una determinata cosa, quella cosa lì, forse per il semplice fatto che la mangi con gusto, ti farà bene. Sì. Invece noi abbiamo ancora l'idea antica, quella del mondo di là, che le medicine, le cose buone devono essere cattive. Sì. Che senso ha questa cosa qui? Nessuna, la dicevano i miei nonni. In No, è realtà la vero. cosa è cambiata. Ora cerchiamo di vivere in armonia. Sì, esatto. Bene, niente, comunque per il discorso dell'autosufficienza, sì, noi quando siamo in questo gruppo proprio sentiamo proprio su di noi la responsabilità, se abbiamo la consapevolezza di quello che stiamo facendo ed è bello appunto creare, cioè l'iniziativa di... Ci sentiamo un po' come un alveare di api, infatti non è un caso che io ho anche le api perché per me sono quegli insetti che, cioè, quando leggevo anche i testi di Aristotele dove li analizzava, vedere queste società è sempre una Sì, cosa, sempre una sì, scoperta. perché noi stiamo guardando la natura ed è dalla natura che prendiamo o crediamo di dover prendere esempio. Ci sono tantissime scoperte della chimica che sono state prese dalla natura, ne potrei fare un elenco incredibile. C'è una cosa sulla società che va, secondo me, identificata, cioè noi in che tipo di società ci vogliono mandare e quale invece tipo di società poi invece avrà ragione di essere. Mhm. Allora, ci sono due grossi tipi di società. Una è proprio l'alveare, cioè il tipo di società in cui il singolo non conta niente, ma conta il gruppo. Esatto. In fisica sarebbe l'onda. E nell'altro contesto c'è invece quello che il singolo ti può dare, il contributo personale alla salvezza di tutta la società, che è il contributo del singolo. Mhm. Ora, ci sono, la prima società è una società fallimentare Certo. perché rimane costante nel tempo, cioè non si modifica mai. Guardate le api.
è Le vero. api sono così da milioni di anni, perché è una civiltà che ha raggiunto la sua perfezione. L'ape non è una coscienza animica, è una coscienza spirituale, è una coscienza mentale, ma non ha la parte animica, quindi non è trasgressiva. Eh no, sì, Inve- è vero. Invece, dall'altra parte, noi che cosa potremmo avere? Una civiltà in cui tutti sono sostanzialmente quelli che vorrebbero primeggiare, e allora finisce che la società si autodistrugge Sì. perché ognuno si pesta i piedi a quell'altro. Dov'è la realtà? Che cos'è che farà funzionare tutto? L'onda e la particella insieme. Questo lo diceva anche Krishnamurti, sostanzialmente in un libro con Bohm, quando parlava del tempo, diceva sostanzialmente che noi dobbiamo essere tutte e due le cose, come un po' dico io, onda e particella insieme, dobbiamo avere la nostra identità, sapere che se il governo mi dice una cosa, io non è che faccio come le altre pecore e faccio tutto come dicono gli altri, io ci metto del mio nel quello che sto facendo, lo personalizzo in qualche modo. Però se il mio governante mi dice guarda che è opportuno risparmiare l'acqua, Mhm. io penso che lui abbia ragione e lo faccio. Quindi cum grano salis, in qualche modo mi comporto da onda e da particella, sapendo, perché ho consapevolezza di me, che posso seguire l'ordine di chi mi sta ordinando solo se vedo nel chi mi sta ordinando un minimo di coscienza. Ecco, un ordine di Mario Draghi è fuori da questo contesto. Assolutamente. No, no, assolutamente. Ma infatti appunto, adesso mi viene in mente il testo di Pico della Mirandola dove spiegava appunto la natura degli esseri viventi e quella dell'uomo che invece la sua caratteristica principale è quella di autodeterminarsi perché non ha una natura definita. È un essere di natura indefinita e quindi è lui che crea e ha la responsabilità del tipo di società che crea, non ha una natura fissa come quella dell'ape, che appunto, come ha detto lei, essendo perfetta è finita, è compiuta e quindi, E benché sia infatti affascinante, comunque... assolutamente affascinante, è affascinantissimo. Per me quelli che si sono vaccinati sono un gruppo, è una popolazione affascinante. Io ascoltavo Radio Maria affascinato da quella bestialità che diceva Radio Maria. Sì, Ascoltavo Vanna Marchi in televisione incantato. E quindi, ma perché è un qualcosa di scientifico, mm, ma c'è anche un problema ora, e la certo. definizione che io do è dare una definizione di questo tipo. C'è una bella differenza tra uomo e umano, Ah tra sì, uomo e essere umano. Ecco, l'uomo è quello che sa chi è, l'essere umano è quello che ubbidisce. giusto. No, no, assolutamente. Sono perfettamente d'accordo. E, no, e quindi adesso piano piano stanno avvenendo, cioè ovviamente in questo nostro progetto partecipano, ovviamente l'obiettivo finale sarebbe quello poi di costruire appunto un ecovillaggio, quindi dove dei gruppetti di famiglie non possano, che condividono in pieno questo progetto, possano poi vivere in maniera stabile in montagna e sia tutta una comunità di scambio. Sarebbe bellissimo anche dal punto di vista economico riuscire all'interno appunto a separarsi e a ritornare a bypassare il denaro, perché il denaro è qualcosa che dobbiamo Divide. divide Certo, assolutamente. a questo proposito, il mio pensiero è qualsiasi forma di denaro non va bene. Quindi non è che passare da una moneta X a un Bitcoin, chissà che grande differenza Eh c'è. no, infatti. Ecco, io ho questa idea qui. Per poter arrivare a una situazione del genere ci vorrà del tempo, perché noi siamo in una situazione che in chimica si chiama metastabile, cioè noi siamo in una buchetta, la pallina che è in una buchetta salta a secondo del calore che ha a destra e a sinistra, ma sempre rimane nella buchetta. Vede che a destra non si può salire perché c'è un monte, vede che a sinistra non si può salire che c'è un monte, poi un bel giorno arriva una pandemia che fa salire questa pallina fin dove non era mai salita, Mhm. così che la pallina si accorge che guardando di là c'è un'altra buca, molto più profonda e molto più stabile. Ecco, noi siamo nell'istante in cui abbiamo superato l'energia di attivazione, la pigrizia sostanzialmente, Certo. siamo stati costretti a guardare oltre la siepe, direbbe il poeta, e ci siamo detti, porca puttana, ma di là si sta meglio, e allora andiamo tutti di là e costruiamoci il nuovo mondo.
assolutamente. Mi è fatto piacere che ha definito Leopardi il poeta, perché anche per me Leopardi, almeno non so se si riferiva a Leopardi, immagino. Certo. Leopardi per me penso sia il massimo. Bene, benissimo. E quindi volevo dire che niente, quindi stiamo cercando ovviamente questo progetto è aperto a tutte le età, di tutte le persone che hanno questo tipo di coscienza, però perché bisogna fare questa rivoluzione appunto della coscienza che è la più importante. Ma però diciamo che il punto d'appoggio principale sono i giovani, perché il futuro sono i giovani e quindi io sono entrato a far parte in questo movimento degli studenti contro il Green Pass di Parma e che hanno molte iniziative interessanti e hanno già raccolto un bel gruppo di persone perché siamo arrivati adesso a 500, quindi un po' di tutte le età, quindi è bene che qualcosa si smuova, ma Sì. e soprattutto tutte le strategie possibili per rendere vivibile la vita alle persone che decidono di non sottomettersi alle regole assurde che vengono continuamente messe in atto. E... Ci sarà qualcuno che è un po' borderline, diciamo così, che mi immagino avrebbe voglia di partecipare alla tua iniziativa, e ce ne sono tante di iniziative uguali alla tua, Sì, in sì, sì. Italia in questo momento, e però c'è un attrattore che, soprattutto parlo dei giovani, che li fa desistere perché lasciare la strada vecchia per la nuova, come dice il detto, non si sa mai dove si va a finire, e perché di là vedi che tutto sommato c'è un certo tipo di comportamento che come al solito sono gli altri che prendono le responsabilità per te, e te di qua invece ti devi prendere le tue responsabilità. Quindi ci sarà qualcuno in questo passaggio, in questa fase, che, a cui piacerebbe il mondo felice, come Mhm. lo chiamo io, ma ti dice, no, ma questa è utopia e non si può fare, facendo Certo. un errore grave, cioè in quell'istante, mentre pensa che non si può fare, crea il fatto che non si possa fare e non lo farà mai. Esatto, è vero. No, no, è proprio così, ma infatti io me ne sono reso conto, però quando poi le persone vedono che tu stai realizzando qualcosa e piano piano ci arrivi, superato non dico che ci arrivino tutti, però alcune che all'inizio erano demotivate, poi arrivano, contribuiscono magari in maniera non così, cioè, così efficace come magari i primi che si sono uniti perché sono molto motivati, però fanno il loro piccolo svolgono comunque dei ruoli importanti, poi me ne sono accorto e pian piano È la selezione dell'entropia. esatto. Esatto, infatti mi piace tantissimo questi paragoni della fisica e della chimica perché ci vuole appunto la conoscenza per farli, ma sono proprio questi, cioè... Perché una cosa che noi ci siamo dimenticati, e ci siamo dimenticati perché non ci fanno più osservare la natura è quella che noi dobbiamo guardare, è da lì che dobbiamo prendere spunto, dalla nostra stessa creazione sostanzialmente, no? Noi creiamo le cose che non capiamo. E quindi noi abbiamo creato la natura proprio perché essa ci faccia da specchio e ci faccia capire che cosa di noi non abbiamo capito. Allora, la società di oggi, che è una società sostanzialmente tecnologica, non ci permette di guardarci più in faccia. Quando ci comunichiamo attraverso un telefonino, attraverso un citofono, attraverso un satellite, e la comunicazione verbale di persona non c'è più. Ecco il fallimento della DAD, no? La scuola a distanza. Ma come si fa a fare una scuola a distanza? No, Nella comunità nuova, la tua, ci sarà una scuola nuova, una scuola che insegna una cosa fondamentale, che la separazione non esiste. E certo. questo è fondamentale, è un po' come la scuola del film Il pianeta verde, no? Mhm. Una scuola in cui si insegna a dubitare di se stessi, una scuola in cui dei bambini con 2 bicchieri di acqua e menta, quasi con la stessa quantità di acqua e menta, quindi quasi con lo stesso colore verde, assaggiandone il primo e assaggiando il secondo, cominciano a discutere sul quale sarà il più zuccherato. Non su sicuramente è più zuccherato questo. E come mai ci saranno delle differenze di comprensione? Perché quello che conta
è che il bambino fa parte dell'esperimento, lui è l'esperimento, lui è la macchina che misura e quindi la sua consapevolezza è quella che ti darà la risposta. Come c'è scritto nei lavori di fisica quantistica moderna, è lo sperimentatore che produce il risultato, non le forze della natura. Sì. Le forze della natura siamo noi, che siamo i creatori inconsapevoli, sovente, dell'universo. Certo, c'è Don Matteo che in chat scrive Dad delirio a distanza. Grazie, Don Matteo, chiunque tu sia. Non si sa chi sia comunque, non è una persona che appare spesso, ma ha fatto dei commenti intelligenti. Comunque, adesso nel flusso sono riuscito a leggere quello. No, ma io riguardo a questa situazione dell'università, appunto della scuola, anch'io la penso così. Ma diciamo che comunque, almeno adesso voglio sapere il suo giudizio su una certa pratica che alcuni contrari al vaccino hanno cominciato a attuare. Mm. Che vorrei sapere cosa ne pensa, se la reputa giusta, sbagliata, così proprio per... Ho saputo di molte persone che, poiché tra virgolette lo Stato ce l'ha messo in culo fino adesso, ha voluto mettercela in culo, molti vanno cioè praticamente autoprendono il Covid per poi avere il Green Pass. Oppure, questo dal punto di vista legale, invece ci sono altre persone che invece proprio prendono lo stecchino da uno che è positivo, e poi vanno subito a farlo con la mascherina e poi si lavano il naso dopo per evitare di prendere quell'acqua salata. Che schifo. Sì, sì, io penso una cosa. Innanzitutto non posso dare un giudizio perché non si giudicano le persone. Ogni persona, come dicevo prima, fa sempre al meglio di sé, crede sempre Ok, di aver trovato la soluzione migliore. In quel momento, per chiunque faccia qualsiasi cosa, anche ammazzare 20 persone, quella è la cosa migliore che poteva fare, per certo, lui, certo, ovviamente. certo, certo. Però io posso dire che non lo farei un'operazione del genere perché per esempio io potrei andare avanti a forza di tamponi, ma comprare un tampone e farselo vorrebbe dire accettare il sistema. Certo. E questa cosa nel mio piccolo, anche se mi crea delle difficoltà, e siccome io non ci credo a questo sistema, lo ostacolo in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè faccio qualcosa, non sto lì come Buddha sotto l'albero a meditare, perché la meditazione va bene ed è meravigliosa, però qui si tratta di fare. Quando te dici una cosa, per esempio i soldi non ci vogliono, ti devi comportare in modo tale con la gente che la gente vede che il tuo esempio è quello vero, perché quando te fai qualche cosa devi essere il primo a dare l'esempio. E quindi io cerco di fare per esempio tutto gratis, no? Mhm. Qualsiasi cosa faccia, rimarrò sempre povero, ma povero di che? Di soldi? Ma i soldi non sono una risorsa, sono un modo per ottenere risorse. Sì. Allora vuoi vedere che ci sono altri modi per ottenere delle risorse? Ecco, io quindi se il virus lo devo prendere, vuol dire che lo devo prendere camminando per la strada. Non vado a forzare la natura in nessun modo. E io sono convinto che se lo prendo, io sono convinto di averlo già preso e non manco me ne sono Ah, beh, accorto, quello anche io. perché la mia coscienza mi porta a dire questo. Mhm. Se lo devo prendere, faccio il mio percorso e se devo crepare vuol dire che è arrivato il momento in cui io, che sono il creatore dell'universo, ha deciso di crepare. Siccome questo sostanzialmente, poi la variante, vedete come funziona, lo dico a tutti, non c'è bisogno di per forza prendere il virus, perché poi il virus da solo prende te, quindi non c'è Esatto, fretta. esatto. E questa variante, che è la variante Omicron, si comporta da vera variante intelligente, cioè vedi che cosa fa il virus? Il virus, mano a mano che si varia, perché è un virus a mRNA, quindi subisce delle varianti, ha capito che non deve essere cattivo con te, perché tu sei il suo carrier, lui vive perché tu vivi. Sì, E allora cosa fa? Entropicamente il virus
acquisisce la capacità di modificarsi per poter vivere e convivere con te. Sì. E questo quindi ci permette di dire che le varianti che dovessero venire dopo la Omicron saranno ancora più inutili per Sì, noi, non esatto. le vedremo per niente. Questa è la vera entropia. Possibile che i nostri padroni, tra virgolette, loro si credono tali, non l'abbiano ancora capito con tutta la cabina di regie che c'hanno? Vuol dire o che le cabine di regie sono fatte da docenti che non hanno mai capito una mazza di quello che hanno studiato, oppure un pochino devono aver capito, dai, qualcosetta hanno capito, e quindi sono tutti in malafede. Certo, no, ma infatti comunque riguardo al discorso del denaro, come dici, della ricchezza, mi è venuta in mente una frase di Thoreau che diceva: la ricchezza è il numero di non è il numero di cose che possiedi, ma il numero di cose di cui riesci a fare a meno. Che è Sì, molto... sì, assolutamente. E qui c'è un concetto fondamentale che è lo zero point energy, cioè è Mhm. ancora un concetto di fisica. Bene, Il tutto e il nulla sono esattamente per la fisica moderna la stessa cosa. esatto, sì. E poi invece riguardo al discorso dell'accettare anche come ha detto lei, il fatto se si deve morire vuol dire che l'universo che noi abbiamo creato, questo è un discorso che purtroppo la maggior parte delle persone non riesce a fare e hanno paura perché non hanno coscienza di se stessi, non sono in pace con se Esattamente. stessi. Ma questo si spiega in modo molto semplice. La paura non esiste, esiste la paura di aver paura, cioè Mm. la paura è la rappresentazione simbolica della idea che tu stai vivendo in separazione, in regime di separazione. Avere paura di qualcosa vuol dire non riconoscere in qualcosa quella parte di te che tu non accetti. E in questo contesto i nostri padroni, sempre tra virgolette, hanno fatto il loro gioco, Mm. cioè la gente che si è vaccinata sostanzialmente in Italia saranno il 30%, è una mia stima, di coloro che sono talebani e convinti, e un altro 60% di persone che è stata costretta, quindi ricattata a farlo, ma sostanzialmente almeno quel 30% aveva solo paura di morire. E allora una persona che ha paura di morire non ha capito che noi siamo venuti qui su questo pianeta per fare l'esperienza della morte, perché solo attraverso l'esperienza della morte noi capiamo che la morte in questo universo non esiste. E aver paura di fare l'esperienza della morte, facciamo come Berlusconi che si mette le plastiche Sì. addosso e cerca di vivere fino a 400 milioni di Eh. anni e si è fatto costruire un impianto criogenico in casa per congelare il cadavere, perché poi fra 1 milione di anni, quando ci sarà la tecnologia, rivivrà. Ve lo immaginate? Cioè, questa è una cosa che ha dato nella storia pessimi risultati. Sì. Noi siamo venuti qui per imparare a vivere e a morire, secondo il mio modesto punto di No, no, vista, ma proprio sì. per fare l'esperienza. Assolutamente sì, ma infatti l'accettazione della morte è tutto, e poi anche la malattia, come diceva il poeta, è lo strumento conoscitivo per eccellenza, assolutamente. Assolutamente, e da questo punto di vista ci sono 3 fasi, la prima, la seconda e la terza, in tutti i percorsi di acquisizione di consapevolezza. La prima fase: sono ignorante e cretino, non me ne importa niente di nulla, ma sono felice. Il Mm. mito del buon selvaggio, si diceva una volta, Sì. studiava a scuola. Poi a un certo punto mi pongo una domanda. Nell'istante in cui mi pongo una domanda è come se mi ammalassi, perché fino a che non ho trovato la risposta non guarisco, e passo la mia vita nel tentativo di comprendere quella cosa che mi sono chiesto. E poi il terzo punto è la risposta. E sono poi felice, torno a essere felice quando mi sono dato la risposta. Quindi Mm. tra il primo punto e il terzo non ci sarebbe nessuna differenza? Mm. Ero felice prima, sono felice dopo, che mi frega? E no, la differenza è che io ero felice all'inizio, ma scemo. Alla fine sono felice ma contento, perché ho la consapevolezza. E la consapevolezza l'ho ottenuta attraverso la domanda che mi sono posto. La malattia altro non è che una domanda che tu ti poni e che tu quindi ti crei. La malattia te la crei te, anche se non ne sei consapevole, e te ti guarisci, perché te devi essere consapevole che ti sei creato quella malattia, che non è una cosa negativa, ma è una cosa, ma è anche una cosa positiva, perché è Mm. un istante, un momento in cui tu ti devi chiedere: ma perché mi sono ammalato? E questo, se lo facessero in tanti, in Italia non ci avremmo un popolo di malati. Certo, ma poi e non avere un popolo di gente che ha paura.
Perché Perché, certo, ma vedete, se noi andiamo a finire nel governo della medicina, nella medicocrazia, finisce che il medico ti dice che tu sei malato perché hai dei sintomi. Quando i sintomi non ci sono più, tu sei guarito. Quindi l'unico modo di guarire è morire. eh sì, ma e poi mi viene in mente anche, perché io ho studiato appunto, cioè sono appassionato di filosofia, mi viene in mente Spinoza, il discorso che si faceva prima dell'essere in pace con se stessi e avere coscienza che l'universo che abbiamo creato ha voluto questo, ci fa evitare, Spinoza dice ci sono due passioni negative per l'uomo, per l'essere umano, uno è la paura appunto, e l'altra è la speranza, perché noi invece siamo certi, bisogna essere certi. Assolutamente, c'è la certezza e qui vanno riviste le formule di fisica quantistica. C'è una formula molto importante che si chiama principio di indeterminazione di Heisenberg e Heisenberg ci ha preso il Nobel, quindi non era proprio un coglione, Mhm. in cui si dice che io non riesco a vedere bene l'universo come vorrei. Sostanzialmente è questo. C'è un errore che io faccio. Ma come è possibile? Potrei dire io che siccome noi siamo i creatori dell'universo, abbiamo creato un universo con un errore, un universo che noi stessi non possiamo capire, e questo ci fa capire che non esiste nessuna indeterminazione di Heisenberg, ma l'indeterminazione di Heisenberg come formula estremamente corretta rappresenta un'altra cosa. Non l'indeterminazione, ma la pura determinazione del fatto che a noi ci manca ancora un poco di coscienza per comprendere l'universo esattamente come l'abbiamo fatto. Non l'avevo mai vista così. È incredibile. Che Mm-mm. apertura mentale che mi ha dato. Perché è una legge che ho sempre letto, studiato, ma vista così è una cosa incredibile. Sì, sì, è Eh, perché le formule sono sempre giuste, guardate. Quello che cambia nel tempo è storicistico, cioè a secondo della consapevolezza che ho, quella formula gli do un significato completamente diverso. Newton diceva che le mele cascavano per terra, e c'è una formula, la forza è uguale a una gravità per una massa, mm, sostanzialmente è questa. Poi è arrivato Einstein che ha detto le forze non ci sono, c'è una piegatura dello spazio-tempo. La piegatura è la derivata seconda della mm. funzione che si chiama accelerazione, tra le altre cose. Quindi c'entrava tutto. Purtroppo, quando la NASA scopre che lo spazio-tempo non si piega affatto perché non è affatto elastico, allora ci è venuto un signore che si chiamava Verlinde che ha detto ma l'universo è un ologramma, l'accelerazione è una forza entropica, cioè sono informazioni che i corpi si scambiano tra di loro, come diceva un filosofo di metà del 1800 che era anche un fisico, che si chiamava Mach. Quindi la formula è sempre la stessa, ma l'idea cambia assolutamente. Assolutamente, sì, sì. No, certo. Quindi io, almeno dal mio punto di vista, la cosa più importante che, cioè, la verità più importante che è venuta fuori in questa situazione è appunto far vedere chi ha paura di vivere, chi non ha la coscienza di sé e di saper, di ritenersi creatore del proprio mondo e chi invece ce l'ha. E questo è venuto proprio a galla. L'errore che noi potremmo fare in questo particolare momento storico è di emettere dei giudizi nella Mm. parte degli altri. Io i giudizi non li emetto perché, come dicevo, non si può giudicare un elefante perché c'ha la proboscite. Mm. C'ha la proboscite, è fatto così. Cioè, Certo. uno scemo è scemo, cosa ci fai? E infatti le avevo fatto quella domanda lì appunto perché lei mi aprisse ulteriormente la mente anche su quella questione lì, perché è Mm. un errore che anche noi dalla nostra parte facciamo spesso è quello. E invece non bisogna farlo perché bisogna essere No. oggettivi. Bisogna comprendere che è una visione errata della mappa del territorio, direbbe un Esatto. pianista. Mm. Esatto. Niente, adesso volevo ricordare un attimo per chi non lo conoscesse che comunque il progetto che stanno portando avanti si chiama Mel Nature, che sarebbe miele secondo natura perché diciamo che l'attività principale su cui avevo iniziato tu, cioè che avevo iniziato era quella delle api, quindi il miele. E niente, questo progetto di ecovillaggio che è in provincia di Parma, trovate poi sotto in descrizione il link alla pagina Facebook e il gruppo Telegram dove siamo, diciamo, il gruppo è più organizzativo, la pagina Facebook invece è anche più di riflessioni. Diciamo, ecco, volevo dire un'altra cosa filosofica che appunto quando lasciai l'università dopo filosofia
nel testo della filosofia dell'Università di Schopenhauer c'era questa frase che penso che sia una frase che mi ha mosso sempre nella vita, anche in questo progetto, era una frase era il ribaltamento di una frase di Seneca, che dice, la frase era questa, perché Schopenhauer l'aveva cambiata, sempre in latino, la frase era in latino, lui però aveva invertito i termini ed era, se me la ricordo corretta, Tibio cogite soportet si omnibus cogitasse volueris, che era bisogna che tu pensi per te se vorrai aver pensato per tutti. Ed è stata una frase che mi ha invece quella di Seneca diceva il contrario, diceva che bisogna pensare per tutti se vorrai aver pensato per te. E io l'avevo trovata geniale questa cosa, perché in realtà quello che ho fatto io è questo, cioè nel senso, nel mio progetto potrebbe sembrare qualcosa di egoistico, perché è un progetto che era solo mio e che ho portato avanti in maniera molto incentrata su di me, forse anche per difetto della mia natura, per chi crede a queste cose, sono ariete, quindi sono una persona che tende a essere un po' egoista, però in realtà quello che stavo facendo per il mio bene è servito di ispirazione agli altri. Poi una volta che sono riuscito a capire questa cosa, l'egoismo è venuto meno. E quindi non so se come lei la vede questo No, no, processo. io sono perfettamente d'accordo, io l'ho scritto in milioni di modi diversi, sempre per voler categorizzare l'umanità. L'umanità è fatta di due persone, di due tipologie, chi crede di fare le cose per gli altri e chi invece le fa per se Mm, stesso. mm. In realtà chi le fa per gli altri in realtà le sta sempre facendo per se stesso. Io aiuto la vecchietta ad attraversare la strada, così vado in paradiso. E allora lo stai facendo per te, perché vuoi andare in paradiso. L'altro invece, e questo è l'egoico, Mm. colui che crede di fare per gli altri. Invece la persona coscienziale è quello che fa tutto per sé, perché sa che gli altri sono sempre lui. E quindi l'unico modo per aiutare gli altri è aiutare solamente se stessi. Non c'è nessun'altra possibilità. Aiutare gli altri in modo da facilitarli nel loro cammino di comprensione vorrebbe dire impedirgli di fare il cammino di comprensione, che lo devi fare perché è tuo ed è personale, io non ci devo mettere le mani dentro. Certo, sì, assolutamente. Leggiamo una domanda che sembra abbastanza interessante, che gliela rivolgo, che scrive CXXCG. Per ora la relatività è l'unica con riscontri sperimentali, mentre Verlinde, non so chi sia, no, Sì? conferma solo le nostre convinzioni, ma non ha niente di predittivo, o sbaglio? Grazie. No, come non ha niente di predittivo? C'è da dire una cosa fondamentale, che molte cose, così come noi le vediamo, il comportamento che noi vediamo, Einstein non lo spiega, la teoria della relatività non lo spiega. Per esempio, una delle cose che non si spiegano e che si tenta di spiegare è con l'idea che esiste la materia oscura. Ma perché la materia oscura si chiama oscura? Perché sostanzialmente no, perché non si vede, perché è proprio oscura agli scienziati che l'hanno Certo. chiamata proprio così. In realtà non c'è nessuna evidenza fisica che debba esistere una materia oscura. Mhm. Per esempio, non c'è nessuna evidenza che ci sia stato un Big Bang, non c'è nessuna evidenza che l'universo sia infinito, mentre tutte le evidenze che noi vediamo sono di un universo cristallino che è accaduto in un colpo solo, pum, creato in un unico istante, dove quello che noi vediamo è in realtà l'effetto della visione di uno schermo olografico, come fosse un orizzonte degli eventi di un buco nero. Cioè, secondo Verlinde ed altri, e Maldacena, noi siamo all'interno di un buco nero e guardiamo le pareti di questo immenso buco nero. Se prendiamo per conto anche quello che diceva Bohm, fisico quantistico, Mhm. dice che il nostro universo è non locale, cioè non esiste né lo spazio, né il tempo, né l'energia. E l'unica cosa che è vera, secondo la disequazione di Bell, è proprio la fisica quantistica. Cosa dice la disequazione di Bell? Una cosa cervellotica al massimo, ma dice questo.
tutte le teorie della fisica che sono state formulate finora sono tutte sbagliate, a meno che una di queste teorie non preveda che l'universo possa essere non locale, cioè che tutto accade in un unico istante, in un unico punto. L'unica teoria che prevede la non località dell'universo è la teoria della fisica quantistica. Quindi la fisica quantistica potrebbe essere vera. Ma Ok, questo cosa vuol dire? Che la teoria della relatività non lo è. ho capito. È molto cervellotico, sì. Eh, Sì, sì. E poi Don Matteo parlava delle 5 leggi biologiche, ma io non... Ma Don Matteo, se sai quali sono, vuoi scriverli? Perché non so quali siano. sono leggi di Hammer, del professor Hammer. Ah, Sì, il professor Hammer, la dico proprio in termini molto semplici, dice, ha fatto una esperienza nella sua vita che gli ha stravolto la vita. Il babbo gli è stato ammazzato con un colpo di fucile mhm, da un noto regnante della casa italiana, reale italiana, mhm. il quale si è sempre poi dileguato tra un processo e l'altro e quindi non ha mai pagato queste cose. Da quel momento, nei momenti di crisi, in qualche modo nascono le migliori idee e lui ha, se non ricordo male, in quell'occasione ha cominciato a formulare l'idea che noi ci ammalavamo sostanzialmente perché eravamo noi i creatori della nostra malattia e quindi ha costruito tutta una serie di regole, anche troppo secondo me costruite, per cui a seconda di dove il corpo ci fa male, destra, sinistra, alto, basso, ciò ha a che fare con qualcosa della nostra psiche che noi non abbiamo risolto. Sono molto d'accordo con il signor Hammer, Mhm. con l'unica eccezione del fatto che lui ha voluto razionalizzare troppo e in realtà facendo così si corrono sovente degli errori. Certo. Andrea Greco scrive: Prima della MQ c'è stato Giordano Bruno. Sì, della MQ sarebbe la meccanica quantistica scritto all'americana. Ah, ok, Giordano infatti Bruno, non capivo, sì. Giordano Bruno che tanto viene osannato dalla Giuliana Conforto, Mhm, ex fisica quantistica, mhm. e ora persona che credo che stia facendo un percorso coscienziale che io peraltro non condivido, però Giordano Bruno è una figura storica molto importante. Perché? Sì. Perché storicamente rappresenta colui che si è opposto Certo. al Papa dicendo esistono molti posti, molti mondi, molte vite, eccetera, eccetera. E chiaramente la Chiesa Cattolica di quel periodo non si poteva permettere una situazione del genere. Però eh, Giordano Bruno non è come Tommaso Campanella che scrive della città, Mhm. dello spazio, praticamente, la città celeste, no? Sì, Anche lui riprendendo un po' le stesse tematiche esobiologiche, pensate per allora, perché tutti e due fanno una finaccia, ma Giordano Bruno alla fine aveva quasi quasi deciso di scrivere una lettera al Papa per chiedergli, insomma, probabilmente mettiamoci d'accordo. Il Papa sapeva che in quella lettera c'era scritto il mettiamoci d'accordo e si è sempre rifiutato di leggerla, perché dopo, leggendola, avrebbe dovuto mettersi d'accordo e il Papa invece Giordano Bruno lo voleva far fuori. certo. Quindi Giordano Bruno è comunque qualcuno che rimane nell'immaginario collettivo colui che ha detto no al Papa. E mentre un'altra figura di scienziato che ha detto ma chi se ne frega è Galileo Galilei. Mm. E Galileo Galilei ha detto ma se la Chiesa dice che le cose stanno così e me vuole bruciare sul rogo, ma sai a me che me ne frega? Sì, sì, cara Chiesa, c'hai ragione te, e poi tanto faccio come voglio io. Ecco, questa è la differenza sostanziale che c'è tra il martire e l'eroe. Per Max Weber, parliamo di filosofia qui, Max Mhm. Weber diceva sostanzialmente che il martire è un coglione che si fa ammazzare per un ideale. L'eroe è quello che rimane vivo, che rimane vero, che rimane a fare qualche cosa e che non si fa fregare. Ho capito. Eh sì. No, no, è vero, alla fine Galilei alla fine è riuscito a far passare la sua idea appunto perché ha avuto questo atteggiamento e per vie penso che in Olanda, giusto, è riuscito a Certo, pubblicare.
almeno è riuscito a passare, invece Giordano è rimasto... Galileo Galilei è il Casini della storia, è il democratico cristiano di quel tempo. Eh sì, è vero, è proprio vero, non ci avevo mai pensato a questa cosa. Rispondiamo all'ultima domanda, parliamo poi un attimo del Green Pass, proprio 10 minuti, e poi Sì, dice, prof, cosa ne pensa dei problemi del nostro paese a livello economico? Chiedono, ma siamo finiti. siamo finiti. Siamo Sì. finiti perché il buon Mario Draghi ha continuato quella che è l'operazione che lui ha cominciato, cioè ha svenduto completamente l'Italia, Mm. sta facendo fallire tutte le piccole partite IVA, tutte le piccole imprese, in modo da fare in modo che ci sia nel futuro un solo posto dove si venderà cibo, un solo posto dove si compreranno macchine, un solo posto dove ci sarà una civiltà di api, che è proprio la civiltà che Mario Draghi e gli alieni vogliono, ma che chi è animico aborre, perché l'animico, come ho detto prima, è sempre molto rivoluzionario, anche se non sa di esserlo, poi un giorno succede e lo scopre. Assolutamente, certo. Niente, quindi niente, altre cose che mi vengono in mente. Niente, il movimento di Parma, per quanto mi riguarda, è da sostenere, quindi chi ha seguito questa live, andate a seguirlo sulla pagina Instagram e anche pagina Facebook, si chiamano Studenti contro il Green Pass Parma, perché ci sono tutte le Sì, sezioni, è proprio un movimento gestito a livello nazionale che poi si suddivide nelle sottocategorie in base anche, al paese. certo, anche perché gli studenti sono la nostra speranza, nel vero senso della parola. Eh, mh, se non si capisce questa cosa siamo veramente finiti. Lo studente è come il germoglio che sta nascendo, che sta crescendo e che produrrà un frutto. Cosa vogliamo fare? Vogliamo unificare tutti gli studenti e farli diventare, no, e farli diventare tutti vaccinati? Siamo finiti. Per carità, cioè chi governerà questo pianeta in futuro sarà qualcuno che ha detto oggi sì a Mario Draghi? Pensate in che mani si finirebbe. Allora bisogna sostenere gli studenti, soprattutto quelli che hanno capito che Mario Draghi è uno che sarebbe meglio uscisse dalla faccia della terra. Certo, ma poi soprattutto la cosa che noto tanto, perché adesso dire in generale studenti è un po' un ossimoro, perché se andiamo nell'ettimo, almeno Siamo io... tutti studenti. Esatto, ma però se andiamo nell'ettimo, lo studio mi indicava il desiderio, non so se sbaglio, ma nell'ettimo latino, e noto che nelle università dove lo studio è obbligatorio, che è una contraddizione in termini, perché tu non puoi essere obbligato a essere interessato a ciò che desideri, no? Quindi lì ti rendi conto che tante persone sono lì solo per scaldare la sedia e non stanno davvero desiderando. Invece in questi movimenti ti rendi conto proprio per l'apertura mentale che hanno, non dico tutte le persone che ne fanno parte, ma un buon 90%, che è molto di più in percentuale rispetto ai luoghi dove l'istruzione è obbligatoria. Ecco, nei movimenti come quello di Parma o di altri, qua trovi veramente lo studente, nel senso, ma appunto, come siamo tutti studenti, tutti coloro che desiderano sono studenti. Però devono desiderare, invece dove lo studiare diventa obbligatorio non è studiare. No, perché lo studio è una cosa che la gente non ha capito. Lo studio è divertentissimo, è Esatto. meraviglioso. Io studio tutti i giorni, in continuazione, non ho mai smesso di studiare perché mi diverto. No, faccio fatica, certo che faccio Certo. fatica, e chi se ne frega, Sì. faccio fatica e mi diverto. Esatto, quando uno ha una passione fatica, ma ha soddisfazione e si diverte. Invece la gente, cioè, diciamo, nei luoghi di istruzione obbligatoria, che è una cosa che non si può sentire, lì la gente si lamenta, però c'è da dire che è anche colpa molto del sistema dell'istruzione, che così proprio come scatole ti vuole riempire la testa di cose che... L'ultima domanda per il prof, secondo lei esiste la terra cava? No, No. è un'idea che viene da una misinterpretazione di una testimonianza che poi è stata manipolata, ovviamente, perché sai, la storia viene manipolata in tanti modi a secondo della convenienza. Questo colonnello americano che ha testimoniato
di aver sorvolato e di essere poi stato trasportato in una zona della Terra, il comandante Byrd, dove dentro c'era tutta una civiltà di persone evolute, eccetera, eccetera, mi ricorda molto, in realtà, i ricordi mal ricostruiti di un fenomeno di adduzione, di abduction, dove l'alieno ti prende, ti porta in una facility sotterranea e poi quando ti riporta a casa te non ti ricordi niente, ma quel poco che ti ricordi il tuo cervello attraverso un processo di dissonanza cognitiva cerca di riappiccicare le figurine e le riappiccica a caso. Ecco, quello mi ricorda un po' la Terra Cava. Ho capito. Io non ne sapevo assolutamente nulla, infatti è sempre un approfondimento qui. Niente, abbiamo passato la nostra ora. Io non so, vuole aggiungere qualcosa di specifico, un'ultima frase da aggiungere? Sì, beh, certo, il tormentone. L'entropia aumenta sempre, quindi tutto finisce bene. Benissimo. Benissimo. Guarda, è una gran cosa sentire questa frase perché ma anch'io ne sono convinto, però detta da lei assume un... Cioè, almeno per esperienza di vita. Almeno siamo in due, No, ecco. no, ma so che ci sono anche molti di più, però insomma, ma anche qui nei commenti penso sono tutti d'accordo, quindi la cosa più importante è questa. Ringrazio di cuore Corrado Malaga, mi raccomando seguitelo ovunque nei suoi social e anche su YouTube. Adesso non so. Finché non va annoiate. Ecco, finché non ci si annoia, ma è difficile annoiarsi secondo me, perché io sto qua delle ore. Però per rendere questo video fruibile e non, appunto non troppo lungo, è meglio interrompere qua, perché beh, bisogna sempre andare al sodo ed essere sintetici, secondo me. Però Vero. dei grandi contenuti. Buonasera a tutti e grazie ancora per essere stato qui. E grazie davvero, alla prossima e buona rivoluzione della coscienza a tutti quanti. Alla prossima.